Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere cosa ti vogliono dire le carte, gli spiriti attraverso le carte in questo momento preciso della tua vita, quello che ti serve sapere, quello che ti serve affinché il tuo cammino sia chiaro, limpido e consapevole. Faremo tutti i segni zodiacali a partire dall'Ariete e arriviamo al Pesci. Sotto all'info box trovate la timeline per andare su ogni segno zodiacale. Vi consiglio sempre di guardare il vostro segno zodiacale e ascendente e anche la Luna e Venere, dove avete la Luna e Venere per ciò che riguarda le questioni emozionali, relazionali. Va bene? Allora, partiamo subito dall'Ariete. Allora, vediamo quali sono i messaggi per te. Metteremo 3 carte. Qual è il messaggio per te? Stanno già uscendo. Vabbè che sono giganti questi tarocchi. Bellissimi ma giganti. Qual è il messaggio per te, Ariete? 3 carte. Allora, andiamo. Cavaliere di spade, Re di bastoni e il 2 di denari. Allora, le carte mi stanno dicendo che ti trovi in una fase di passaggio potente. Mi dicono che hai appena attraversato un periodo in cui hai dovuto prendere posizione, forse anche con delle parole decise, forse con delle scelte rapide anche, che forse tutti non hanno compreso. Il Cavaliere di Spade qua mi mostra che hai tagliato qualcosa, può essere o una relazione, o un'idea, o un lavoro, o un impegno che non sentivi più tuo. Questo mi dicono che è stato un gesto necessario, anche se impulsivo. Adesso però sta per accadere un ribaltamento energetico, cioè il Re di Bastoni qua entra in scena, no? Entra in scena e ti fa, come dire, ti fa maturare in una nuova leadership. Cioè sei pronta o pronto a ricevere riconoscimento per qualcosa che hai costruito con fatica. Può trattarsi di un progetto che finalmente prende forma, un ruolo professionale che si consolida, oppure una persona che torna a guardarti con rispetto dopo un periodo di conflitto. Cioè, come dicono che la vita ti porterà a una situazione in cui dovrai guidare, però senza più combattere. È il momento di essere esempio, non tanto il guerriero, ma esempio, leader, no? E il 2 di denari mi dice che nelle prossime settimane potresti avere 2 strade da gestire contemporaneamente, cioè può essere una scelta pratica tra 2 lavori, o 2 collaborazioni, o 2 stili di vita diversi, cioè una vita più libera contro una vita più stabile. Allora gli spiriti o l'amante mistico cosa ti dice? Scegli ciò che ti fa respirare, non ciò che ti fa correre. Perché sotto la superficie si sta aprendo una nuova fase economica o lavorativa più armoniosa, anche se inizialmente può essere un po' più instabile, ok? Quindi quello che ti sta per accadere è un periodo di riconoscimento personale o professionale. Qualcuno si accorge finalmente del tuo valore. Una decisione importante tra 2 possibilità concrete, che può essere o un progetto, un lavoro o un luogo. E anche una fase più creativa e autonoma, dove la tua forza diventa carisma, non difesa. Quindi è come se spiritualità e concretezza qua si fondono. L'amante mistico, che è il tuo spirito guida, ti insegna a usare il fuoco per creare, non per reagire. Quindi è tempo di mettere radici nel cambiamento che hai iniziato. Ok? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Domani la risposta è nel futuro, procedi con fiducia, quindi vai con fiducia, è un po' il succo di quello che abbiamo detto, non avere fretta, vai con fiducia. Perdono, perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. Sì, qualcuno che ti riconosce c'è qui. E anche una sorta di calma che prendi rispetto a situazioni un po' più tese, mi spiego? E poi di nuovo più avanti. Il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro. Guarda, questo mi stanno confermando il fatto che
Queste possibilità che arrivano all'inizio possono essere più instabili, no? Come ti ho detto anche prima, quello che sei pronta a ricevere qua è una leadership, ma i risultati, quelli concreti, un po' più avanti, va bene? Ok. Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, messaggio spot breve, valido in qualsiasi momento tu guardi. Detto questo, io passo al segno del toro, ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del toro o ascendente toro o luna o venere in toro, andiamo a vedere il messaggio dello spirito guida dell'amante mistico per te rispetto a quello che ti sta per accadere. Vediamo un po' che cosa ci raccontano. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Metteremo 3 carte. Toro, qual è il messaggio per te? Allora, vediamo. Cavaliere di bastoni. 4 di spade. E il 5 di denari. Allora, ti spiego. Quello che posso vedere qua è che nelle ultime settimane, da quando guardi questo video, hai avuto la sensazione di dover forzare qualcosa. Perché il Cavaliere di Bastoni mi mostra una sorta di corsa impulsiva, un desiderio forte di uscire da una situazione stagnante. Può trattarsi o di un progetto lavorativo che non ti soddisfa più, un rapporto che ti limita, oppure un contesto che non ti rappresenta. Vedo che qua hai sentito il bisogno di prendere in mano la tua libertà, anche se non sapevi ancora dove ti avrebbe portato. Io qua vedo che c'è un fuoco nel tuo cuore, però a volte non sempre c'è la direzione di questo fuoco, no? Il 4 di spade qua arriva come una pausa necessaria. Cioè, dopo tanto movimento esteriore, lo spirito ti costringe a fermarti per riascoltare. Questa non è immobilità, è guarigione. Per esempio, potresti sentirti più stanca o più stanco del solito, meno motivata, meno motivato, anche isolato. Però attenzione, questa fase è sacra perché ti riporta al centro del tuo corpo. Sul piano pratico può indicare un periodo di riposo forzato, o una pausa lavorativa, o la sensazione di essere un po' fuori dai giochi per un momento. Ecco, ti dico qual è il messaggio: non opporre resistenza. Ciò che sembra un fermo è in realtà la preparazione a un rilancio più autentico. Il 5 di denari mostra la parte più vulnerabile di te, cioè la paura di restare sola o solo, di non avere abbastanza, di non essere sostenuta o sostenuto. Questo potrebbe riflettersi in delle preoccupazioni economiche, oppure disallineamenti, sai, nei rapporti di coppia, oppure un senso di esclusione da un certo ambiente. Questa carta ti ricorda che la mancanza è illusoria quando smetti di cercare fuori. Guardate il video Abbondanza Proibita, ragazze e miei ragazzi, ok? Il podcast. Perché dietro quella porta chiusa c'è una luce che non hai ancora notato. Quindi quello che sta per accadere, vedo qua nel concreto, che stai entrando in un periodo di trasformazione lenta ma decisiva. Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane potresti dover rallentare o mettere in pausa un progetto per rivalutare la tua direzione. Può essere che una persona del passato, che può essere o un'amica o un amico o un ex o un collaboratore, potrebbe riapparire per offrirti una nuova prospettiva oppure un aiuto inatteso. Ciò che sembrava perduto si trasforma in una seconda possibilità, ma solo se sarai disposta o disposto a lasciar cadere il bisogno di controllo. Quindi dal punto di vista pratico ci sarà un'occasione concreta di rimetterti in moto, ma con un approccio più saggio. Forse una nuova proposta di lavoro o una collaborazione diversa o un progetto che riprende vita però sotto una forma nuova. Però fino a quel momento l'universo ti invita a custodire le energie, a non sprecare risorse e a non giudicare questo momento del vuoto come una cosa inattiva. No, questo è, sai com'è? Un deserto fertile, cioè sotto la sabbia qualcosa germina. Quindi il messaggio dello spirito guida è questo: non correre più. Ti stai costruendo dentro e questo richiede il silenzio.
Le tue radici stanno cambiando direzione, cioè cercano un terreno più sincero. Quindi fidati della pausa, perché nel tuo riposo io ti sto guarendo, ti dice lo spirito guida, l'amante mistico. Quando rialzerai lo sguardo, la porta che ora ti sembrava chiusa sarà il tuo nuovo inizio. Quindi cosa sta per accadere? Qual è il messaggio? Era questo: attraverserai un rallentamento necessario dopo un periodo di slancio. Qua vedo guarigione, riflessione e poi rinascita concreta, anche economica, ma solo se accetti di non affrettare il processo. Quindi l'amante mistico ti chiede: puoi restare con te stessa o con te stesso senza dover dimostrare nulla. Ce la fai? Quindi solo allora la vita ti restituisce ciò che cercavi, però in forma più pura, in forma più tua, ok? Vediamo cosa ti dice l'oracolo. Sesto senso: questo sarà un buon momento per sviluppare le arti spirituali. Medita, fai lo yoga sciamanico, ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. Ecco perché il 4 di spade è una pausa obbligata, non da un fermo, da un continuo fare. Ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. Ok? Vediamo cos'altro. Sciogli i nodi in questo momento, chiarisci una questione e prosegui con leggerezza. Arriva questo momento di fermo per farti sciogliere i nodi e ricavalcare l'onda. Ok? Vediamo un'altra carta, questa. Aspetta. Amore. Non c'è dolore che l'amore non possa guarire, non c'è passato che l'amore non possa perdonare, non c'è futuro che l'amore non possa trasformare. Riempi il tuo dolore con pensieri d'amore, riversa il tuo amore ovunque, guarendo gli altri guarirai te stesso. Qua mi parla, può essere una persona che rientra o rientrano delle emozioni del tuo passato. Quindi, oltre a quello che ti ho detto, pacifica le emozioni che arrivano con la formula pentacolare che trovi nel video Magia Pratica, forse 11, la formula pentacolare lo trovi. E poi con il rituale erotico della Kundalini per integrare le emozioni e darti quello slancio che ti serve per quello che la vita ti restituirà dopo una sorta di fermo funzionale a farti fare un upgrade, cioè a salire un po' più su di livello, ok? Ok, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui. Mi raccomando, guardate sempre il vostro segno zodiacale per il mese corrente, perché lì io vi faccio una grande esposizione, ok, di tutto quello che accade. Detto questo, ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli o Luna o Venere in Gemelli solo per le questioni riguardanti la parte più sentimentale. Andiamo a vedere che cosa ti vuole dire lo spirito rispetto a ciò che ti sta per accadere, il tuo amante mistico. Vediamo. Qual è il messaggio per te? Su cosa ti sta per accadere? Messaggio spot, conciso, breve. 3 carte per i gemelli. Cosa ti sta per accadere? Qual è il messaggio dello spirito? Qua abbiamo un 3 di denari. Wow, l'imperatrice e il 5 di bastoni. Allora ti spiego. La stessa mi sta dicendo che sei nel piano di una creazione importante, stai creando qualcosa di importante. Il 3 di denari mi mostra che stai costruendo qualcosa di solido qua, che può essere un nuovo progetto o un percorso di studio o un'alleanza o anche una relazione che forse per la prima volta ti chiede impegno reale. Quindi qua mi dice che dopo un periodo in cui hai oscillato magari tra 1000 possibilità, ora la vita ti chiede di scegliere una forma e di lavorarci su. Cioè come se la tua mente avesse trovato finalmente un'idea che vale la pena di nutrire con costanza. Ci sono delle persone intorno a te, collaboratori, compagni, mentori,
che vogliono contribuire a questa tua idea, a questa cosa. Ecco, ti dice accetta l'aiuto perché la costruzione che stai facendo adesso non è solo tua, è un'opera condivisa e porta successo. Infatti l'imperatrice è il cuore di questa lettura che mi dice che è la tua parte creativa, la tua parte fertile, la tua parte magnetica. Mi dice che stai per entrare in un periodo di espansione, cioè qualcosa che hai seminato comincia a dare frutti. Può essere un lavoro che cresce, un progetto che riceve visibilità, oppure una relazione che si fa più concreta. Questa è la carta del corpo, del piacere, quindi anche il richiamo a prenderti cura di te in modo ancora più sensuale, più radicato, tipo nutrirti meglio, dormire un po' di più, concederti il lusso di ricevere anche, ok? Quindi a livello spirituale ti invito a comprendere che la vera abbondanza nasce dal godere pienamente del momento presente e ti invito a rifare la danza del piacere che trovi nella mia playlist yoga sciamanico, dove state riscontrando successi straordinari facendo quella pratica, la danza del piacere, perché ti attiva nuovi codici. Il 5 di bastoni qua però porta la sfida. Che sfida è questa? Ogni nuova creazione genera movimento e il movimento porta il confronto, no? Quindi potresti sentirti un po' in competizione con qualcuno, oppure avvertire delle tensioni in un gruppo o di lavoro o in famiglia. Cioè, a volte questa carta si tratta semplicemente della tua stessa mente, che si divide, cioè mettendo un po' in lotta i pensieri, no voglio questo, no ma forse sarebbe meglio questo, va bene? Quindi non prendere il contrasto come un ostacolo, perché sono la prova che la tua energia è viva e che il progetto che stai portando avanti vale la pena di essere difeso, va bene? Quindi quello che sta per accadere è che nel concreto stai entrando in una fase di crescita visibile. Quindi nei prossimi giorni o settimane potresti ricevere un riconoscimento o un'opportunità professionale. Ma non solo, perché è una proposta che valorizza il tuo talento, cioè ti piace. Per esempio, se stai lavorando in un team, i risultati cominceranno a manifestarsi, anche se non senza qualche attrito, ok? Invece a livello affettivo, qua c'è una relazione che si sviluppa più chiaramente, con maggiore intimità, con maggiore condivisione. L'unica cosa che ti dico, attenzione al 5 di bastoni che ti avverte che non tutti attorno a te comprenderanno il tuo nuovo ritmo. Potresti dover difendere le tue scelte. Come? Mantenendo la calma e ricordando che non serve vincere con gli altri, serve restare centrati. Va bene? Quindi quello che ti sta accadendo è un'espansione concreta dopo un periodo di frammentazione. Vedrai dei risultati tangibili qua, però richiederanno collaborazione, pazienza e anche un pizzico di diplomazia, va bene? Quindi qual è il messaggio dell'amante mistico per te rispetto a questo? Che ti sta osservando. Ti dice non temere il confronto, che sono io stesso a mandartelo, che siano tra i tuoi pensieri con le altre persone, non temerlo, perché è il modo in cui sto affinando il tuo diamante, ti dice l'amante mistico. Nutri ciò che cresce, non ciò che divide, quindi ok, la collaborazione. Ti sto insegnando a restare nel corpo mentre le cose cambiano. Quindi state costruendo una nuova realtà. Quindi arrivano riconoscimenti, collaborazione, abbondanza e per alcuni anche l'amore qua, però con la lezione della centratura, cioè non lasciarti tirare da mille parti, no? L'amante mistico qua ti ricorda che l'armonia non è l'assenza di rumore, 5 di bastoni, no? Ma il modo in cui scegli di approcciarti a quel rumore, il modo in cui scegli di danzare con quel rumore, ok? Wow, vediamo cosa ti dice l'oracolo. Wow, abbondanza, abbondanza, abbondanza. Qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. Questa è la carta della fortuna. Probabilmente qualcuno avrà bisogno di te, unite le vostre energie, il 3 di denari, quello che ti ho detto prima, anche se ci possono essere un po' di
competizione, ma dipende da alcune di voi, a volte sono solo cose tue mentali, però la carta centrale è l'imperatrice, abbondanza, successo e prosperità. Bellissimo, ragazze mie, ragazzi, bellissimo veramente, sì. Vediamo cos'altro ti dice questa carta. Bellezza, fantastico con l'imperatrice, positività, guardare oltre. La bellezza è sia un percorso che si percorre che una pratica quotidiana. E questa è proprio la danza del piacere, il mio podcast, dove ti faccio ballare con i mantra, ok? Il percorso è dove scegli di percepire solo la bellezza davanti a te. Dietro di te e tutto intorno a te. La pratica è dove agisci per portare bellezza in ogni situazione in cui ti trovi. Quando le cose si mettono male, agisci per portare integrità e pace nell'incontro difficile. Quando tutti gli altri percepiscono solo l'oscurità, tu indica la luce e aiuta a scoprire i tesori nascosti. Questo sarà un momento di grande successo per te, perché vedrai la luce dove gli altri non la vedono e gli altri ti seguiranno, portando abbondanza e prosperità. Bellissimo, non aggiungo altro, poi mi farete sapere, ragazze mie ragazzi. Io ti faccio un grande in bocca al lupo, ti abbraccio, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro o luna o Venere in cancro solo per le questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere qual è il messaggio dello spirito guida rispetto a ciò che ti sta per accadere. Vediamo, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Cancro. Allora. Wow, asso di denari, un assone. Wow, 3 di denari. Ah, successo nel lavoro qua, nelle collaborazioni. Però devi avere un po' di astuzia. Allora ti spiego, 7 di spade. Le carte mi stanno dicendo che stai entrando nettamente in un nuovo ciclo che porta con sé una reale opportunità materiale, o lavorativa. Questo è il seme d'oro, proprio quello che la vita ti sta consegnando nelle mani, così. E può trattarsi o di un nuovo lavoro o di un progetto che inizia di qualsiasi natura o di un'idea che prende forma. Guarda che ti dico, ho anche un piccolo colpo di fortuna economico. Questa è la carta dell'inizio prospero, del terreno fertile, della possibilità di costruire qualcosa che dura. Cioè lo spirito di questa carta ti dice ciò che stai seminando adesso, in questi giorni, adesso che stai vedendo il video, crescerà se lo nutrirai con costanza e fiducia. Il 3 denari mi dice che in questo processo non cammini da sola o da solo, perché ci sarà una collaborazione qua o un gruppo con cui lavorare, creare o condividere la tua visione. Se per esempio hai avuto difficoltà a farti riconoscere o a trovare persone che comprendessero il tuo valore, ora tutto cambia. Cioè la tua capacità, tutte le tue capacità vengono viste, apprezzate e richieste. Guarda, potresti anche essere coinvolta o coinvolto in un progetto di squadra, oppure ricevere una proposta che nasce da una connessione, oppure da un lavoro che già esisteva ma adesso fiorisce, mi spiego? Quindi c'è costruzione, sostanza e bellezza che diventa visibile. Ma arriva un 7 di spade e qui il tuo spirito guida, nonché l'amante mistico, ti prende per mano e ti sussurra piano piano questa cosa. Brilla, sì, ma con prudenza. Non tutto ciò che luccica intorno a te ha la tua stessa intenzione. Questo 7 di spade ti invita a proteggere le tue idee e i tuoi progetti, senza chiuderti però, ma scegliendo con cura con chi condividere i tuoi piani. Sono poche le persone qua, se non una o due, ok? Può indicare per esempio questa carta una persona del tuo ambiente che non è completamente sincera, cioè qualcuno che agisce per interesse o che cerca di prendere dei meriti che non sono suoi.
ti dico, non è un segnale di pericolo questo, no, ma è un avvertimento, cioè mantieni la lucidità e non rivelare tutto subito. Qui l'astuzia che ti chiede la carta non è manipolazione che devi usare, no, è la saggezza del cuore che osserva in silenzio prima di esporsi, va bene? Non lo fare subito, va bene? Quindi nel concreto, nei prossimi giorni o settimane, una nuova opportunità lavorativa o economica si manifesterà. Può essere un'offerta, una proposta di collaborazione o un segnale di crescita nel tuo attuale percorso. Quindi io qua vedo che ti arrivano riconoscimenti, contatti utili e proprio quel senso di rinnovata fiducia nelle tue capacità. Potresti ricevere anche una somma di denaro, te l'ho detto qua, o una risorsa che ti permette di concretizzare un'idea che era rimasta fin quel momento in un sogno, no? Ecco, sì. Ma insieme a questo sviluppo bellissimo emergerà una certa dinamica da osservare con attenzione. Allora, io qua vedo può essere una persona che tenta di interferire nei tuoi piani o di portare via un tuo merito, cioè si dice no, l'ho fatto io, invece l'hai fatto tu. Oppure una situazione in cui sentirai che serve cautela e strategia. In ogni caso tu avrai il vantaggio, guarda che ti dico, avrai il vantaggio se rimani centrata, silenzioso e presente. La tua forza sarà nella calma, cioè la capacità di non reagire, ma di leggere la situazione e agire al momento giusto. Guarda, sul piano spirituale il 7 di spade, sai che cos'è? La maturazione dell'intuito, cioè impari a riconoscere chi ti sostiene davvero e chi invece si nutre della tua luce. Cioè è una scuola di discernimento il 7 di spade qua, che ti prepara a un futuro più stabile, dove la tua sensibilità di cancro diventa potere e non più vulnerabilità. Mi spiego? Ok. Cioè, allora, se l'amante mistico ti dovesse parlare, lo spirito guida tuo, ti direbbe questo. Ti sto vedendo che stai seminando qualcosa di bello. Ora quel seme germoglierà, ma intorno a te non tutti comprenderanno la sacralità di questa cosa che stai facendo. Ora ti dice, non sprecare le parole, lascia che siano i frutti a parlare. Allora il tuo amante mistico ti dice, io camminerò accanto a te, illuminerò solo le persone che sono sincere con te, che puoi tenere vicino, ti guido io, non ti preoccupare. Nel frattempo tu custodisci la tua opera come si custodisce un neonato, cioè con amore, con silenzio, ok? Quindi stai per entrare in una fase di crescita materiale, successo e collaborazione, ma con la lezione della discrezione e del discernimento. Qualcosa di concreto e positivo arriva, ma sarà importante proteggere il tuo spazio sacro e non lasciarti influenzare da chi non agisce con la stessa purezza con la quale agisci tu. Cioè questa carta stessa mi sta dicendo che non tutti meritano di sapere dove cresce il tuo giardino, ma chi ne sente il profumo sarà già benedetto dalla tua luce. Cioè come se non dire niente adesso, solo poche persone, ok? Wow, vediamo cosa ti dice l'oracolo. In viaggio, può essere un viaggio, uno spostamento, un trasferimento. Un viaggio renderà speciale la tua vita, ha a che fare con uno spostamento che fai, che può essere anche uno spostamento di coscienza, l'avanzamento di carriera, qualcosa in più, o un viaggio proprio che ti porta questa opportunità. Vediamo cos'altro ti dicono questi. La luna, che è l'archetipo del segno tuo, intuizione e chiarezza, che ti ho detto qua. Sette di spade è la scuola dell'intuizione. Questa carta riguarda l'intuizione, la capacità di ricevere intuizioni dal punto di vista della tua anima. Hai il potere di ottenere informazioni intuitive su tutti i tipi di questioni. E ora è il momento di usarlo. Cioè, le tue intuizioni sono giuste, fidati solo di quelle. Ok? La dea della luna vi porta tutti i tipi di informazioni, dal banale allo spettacolare. Tutte le tue informazioni
intuitive sono giuste, fidati di quelle e vai dritta, perché qua è un momento di successo, ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, guardate sempre il vostro segno zodiacale per il mese corrente, da dove faccio una grande esposizione sempre. Detto questo, ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone, o anche Luna e Venere in Leone solo per le questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere qual è il messaggio dello spirito guida per te rispetto a ciò che ti sta per accadere. Ok, vediamo. Guardate sempre il vostro segno zodiacale per il mese corrente, ragazze mie, ragazzi, là vi faccio una lunga esposizione sul percorso iniziatico mensile per te. Vediamo, Leone, cosa ti sta per accadere e il messaggio dello spirito guida. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, vediamo. E abbiamo l'imperatore, eccolo qua. Acci picchiolina, abbiamo un bellissimo asso di denari, wow, un 3 di denari, una bomba. Questo è un momento di potere pazzesco per te sul piano della realtà. L'imperatore rappresenta la stabilità, la conquista e anche la stabilità conquistata, la leadership che ti viene riconosciuta da tutti, il trono su cui finalmente puoi sederti sapendo di aver guadagnato, no? Quel trono lì. Cioè, dopo un periodo di prove in cui hai dovuto affrontare o dimostrare la tua forza, per esempio, hai dovuto magari prendere delle decisioni difficili, no? Hai dovuto dimostrare la tua forza prendendo queste decisioni. Adesso entri nella fase in cui la tua energia diventa struttura, cioè da qua non mi schiodo. Cioè è il momento in cui la tua autorità, quella naturale, l'autorità che hai naturale, si manifesta nel mondo concreto. Non servirà più imporsi con nessuno e con niente, basta esserci, cioè basta che tu ci sia. Qua vedo che il tuo carisma è fortissimo, è magnetico e comincia a dare risultati concreti. Questo come si traduce nella realtà rispetto a ciò che ti sta per accadere? Vedo avanzamento professionale, vedo una nuova posizione di potere, vedo una casa oppure un progetto che si materializza dopo lunga attesa. Perché l'imperatore è colui che pianifica, che costruisce nel tempo, che non si muove per capriccio, ma si muove per la propria visione, no? E tu ora stai trovando quella visione chiara che unisce la tua passione al tuo scopo. Asso di denari pazzesco conferma che una nuova opportunità si apre sotto i tuoi piedi, proprio come una terra fertile, cioè un dono materiale anche da parte del karma, è un dono, cioè qualcosa che hai meritato, ok? Può trattarsi di un guadagno o di un nuovo inizio nel lavoro, di una collaborazione importante, oppure di un segno tangibile che la tua perseveranza nel fare quello che hai fatto fino a questo momento non è stata vana. Questa è la mano dell'universo che ti offre la chiave di un nuovo regno, però devi saperla prendere con calma, senza ansia, cioè ogni seme cresce al suo ritmo, ma lo sai fare perché hai già lottato tanto nella vita qua con l'imperatore, Boom. Il 3 di denari, bellissimo, conclude questa prima frase, questa triade in modo meraviglioso, cioè la costruzione che si fa opera collettiva, cioè tu sei un segno che tendi a primeggiare, no? Però adesso lo spirito ti insegna che la vera regalità è includere, non dominare. Questa carta ti dice, mi mostra una collaborazione proficua che ci sarà, tipo un gruppo che lavora per un obiettivo comune o un progetto che comincia a dare i suoi primi frutti grazie alla cooperazione, non da solo, quindi ma cooperativo. Io vedo qua che potresti trovare degli alleati, dei soci o delle persone fidate qua, che comprendono perfettamente la tua visione e vogliono sostenerla. Per esempio, in amore può indicare una relazione che si struttura, Non ci sono coppie, ma questa è una relazione strutturata, che diventa stabile, costruttiva, basata sul rispetto, obiettivi condivisi, va bene? Quindi nei prossimi giorni o settimane tu vedrai la manifestazione concreta dei tuoi sforzi
è il momento in cui qualcosa che hai seminato, forse mesi fa l'hai fatto, comincia a maturare. Potresti ricevere un'offerta di lavoro, un incarico di responsabilità o un riconoscimento pubblico. Ti dico che c'è anche la possibilità di un guadagno economico qua, Oppure sai di che cosa? Di una certa stabilità domestica, una stabilità a livello domestico, no? Che arriva dopo tante incertezze, va bene? Guarda, è stupenda questa lettura, tuttavia il messaggio ancora più profondo è di natura interiore, ti sta dicendo stai diventando chi sei, non devi più dimostrare nulla, devi solo occupare il tuo posto nel mondo. Le persone intorno a te cominceranno a guardarti con rispetto perché sentiranno che la tua forza adesso nasce da dentro, non dal bisogno di affermarti fuori. Ci sarà tanto da costruire qua, mi dicono, nuove alleanze, nuove idee, anche un nuovo spazio probabilmente fisico o creativo dove realizzare ciò che ami. Che ne so, non lo so, ti piace lavorare la creta, costruisci un nuovo spazio, ti arrivano i soldi per costruire uno spazio per lavorare la creta, non lo so, qualcosa che proprio prende posizione. Qua mi dicono è tempo di agire, però con metodo, con ordine, con gratitudine. Guarda, il messaggio dell'amante mistico spirito guida rispetto a ciò che ti accade è questo. Ti dice che ti ha forgiato con il fuoco della solitudine e ti ha restituito al mondo come sovrano adesso. Ti dice che adesso siedi sul trono che hai costruito con le tue mani, però ricorda una cosa, ti dice, un vero re non comanda, custodisce. Ti dice che la terra ti offrirà tutti i suoi frutti, ma solo se saprai condividere la luce che porti. Ti dice che è accanto a te nella calma del mattino, quando il tuo sguardo incontra ciò che hai creato, no? E quindi ti dice questo adesso è il tuo regno, custodiscilo con amore, questo ti dice l'amante mistico. Bellissimo. Quindi entri in una fase di concretizzazione, successo e potere stabile. Lavoro, finanze e progetti crescono. Le alleanze giuste si manifestano e la tua autorevolezza viene riconosciuta. Ma il segreto, ti dice l'amante mistico, è quello di rimanere generosa o generoso, umano, ricordando che il trono più solido è quello che si condivide. Ok? Molto poetica questa lettura, bellissima. Il risultato dei tuoi sforzi questo, eh? Vediamo cosa ti dice questo oracolo. Invidia e rivalità. Hai sostenuto tanta rivalità, mi dice. Anche delle persone ti possono invidiare per dove sei arrivato. Ricordati che tu saprai riconoscere chi ti stima e con cui condividere la tua regalità e chi no. Qua dice non rispondere agli attacchi di persone invidiose, sono energie perse inutilmente. Continua per la tua strada e ricorda di prendere ispirazione da chi ce l'ha fatta. Ispirati da ciò che può essere un esempio positivo per il tuo miglioramento. Ti dico anche una cosa, non solo quello che ti ho detto prima. Ci saranno tante persone che ti prenderanno come simbolo di ammirazione e guarderanno il tuo esempio. Ok? Guarderanno il tuo esempio, sì. Oltre persone che ti invidieranno per questa grande, qua vedo una grande potenza magnetica, anche economica, ok? Però ti devi condividere. Cos'altro? Lasciati sorprendere, qualcosa ti sorprenderà proprio. Apriti al nuovo e non dare niente per scontato. Sì, novità che portano questa grande bellezza di regalità e di prosperità. Bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, fatevi la pratica dell'abbondanza proibita. Offrite tutto ciò che vi arriverà alla grande madre, allo spirito o ai vostri antenati, in modo tale da andare a pacificare anche eventuali spiriti perturbati relativi a tutta questa abbondanza o prosperità, va bene? Tanto sapete come si fa, i video ce li avete e basta. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo perché è stato veramente stupendo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o solo per le questioni riguardanti i sentimenti anche Luna e Venere in Vergine.
Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere e cosa il tuo amante mistico ti vuole rivelare rispetto a quello che succede. Allora, vediamo, Vergine. Vediamo, allora, 6 di spade, il carro, acci, picchiolina, un bellissimo asso di denari. Guarda, le carte mi stanno raccontando che hai attraversato un periodo in cui sei stata un po' agitata o agitato. Mente e cuore, no? Le sfide, dubbi, anche forse dei pesi emotivi. Ecco, il 6 di spade mi dice che stai lasciando alle spalle delle situazioni che ti hanno creato ansia e disagio. Può trattarsi di un lavoro che non ti soddisfa più, di un ambiente che ti ha limitato, oppure di certe dinamiche relazionali che richiedevano tanto sforzo. Questa carta segnala un passaggio verso acque più calme. Cioè è un vero e proprio spostamento interiore ed esteriore, cioè lo fai dentro e lo fai anche fuori. Sì, il viaggio, allora, cioè, non è necessariamente, no, non è necessariamente uno spostamento che fai fisico, però lo fai anche esternamente con la manifestazione di qualcosa di più calmo, no? E guarda, il 6 di spade è anche un cambio di prospettiva soprattutto, un cambio di atteggiamento e di energia. E che succede? Boom, il carro mi dice che sei pronta o pronto a guidare la tua vita con determinazione e disciplina. Dopo aver lasciato ciò che non serve, adesso puoi scegliere la direzione da prendere. Qua c'è una forza interiore, vedo, che ti spinge ad agire, a muoverti verso ciò che desideri con molta fiducia. Quindi nel concreto con il carro te lo dico che può indicare un viaggio. Può indicare un viaggio che vuoi fare o che fai, o un trasloco, oppure un cambiamento di ruolo, oppure un progetto importante, che sei pronta o pronto. Cioè il carro è la carta di conquista, cioè la tua volontà combinata con la tua disciplina apre la strada a risultati concreti che vediamo subito nell'asso dei denari. Questo è il dono dell'universo, cioè una nuova opportunità materiale o lavorativa che si manifesta. Può trattarsi o di un progetto che finalmente decolla, o di un guadagno inatteso, o di un contratto o di un investimento fruttuoso. Cioè, questa è la carta che conferma la realtà tangibile del tuo movimento interiore, ok? Cioè, il passo che stai facendo non è solo simbolico, questo che ti ho detto, è concreto, cioè sei in un periodo in cui ciò che inizi oggi può portare prosperità duratura, ok? Quindi quello che sta per accadere è che nei prossimi giorni o settimane vedrai un passaggio chiaro verso delle nuove opportunità, lo vedi proprio. Alcuni di voi potrebbero essere chiamate o chiamati a spostarsi, accettare un nuovo incarico oppure prendere una decisione importante riguardo al lavoro o dei progetti personali. Qua il carro mi dice che avrai la forza di controllo per guidare questa fase con successo, però serve concentrazione e determinazione. L'asso di denari conferma che c'è un'opportunità concreta da cogliere qua, che può essere un guadagno, una proposta oppure un nuovo inizio che darà stabilità e crescita. Tuttavia, come ci insegna il 6 di spade, il movimento qua richiede distacco da ciò che già conosci, ok? Quindi il peso, la zavorra, no? Cioè, non sarà sempre comodo questo distacco, mi dicono, però è necessario per arrivare a qualcosa di più grande e luminoso. Questo è un momento di transizione per te, potentissimo. Lasciare per avanzare, muoversi per prosperare. Ok? Cioè, come se il tuo amante mistico in questo momento ti dicesse che, come se ti dicesse, no? Mi metto in prima persona, ti vedo attraversare acque che sembrano fredde, ma dentro di te il timone è saldo. Io cammino accanto a te e ogni passo che lasci dietro è un passo verso la tua vera ricchezza. Non temere il cambiamento, ciò che lasci non ti abbandona, ma si trasforma e ti sostiene.
L'oro che cerchi fuori non è solo fuori, è già dentro di te. E quindi nella misura in cui lo senti, lo manifesti all'esterno. Quindi stai per entrare in una fase di transizione molto potente, di conquista e di concrete opportunità. Vi lasciate alle spalle dei pesi passati, guidate con forza e disciplina e arriva un nuovo inizio materiale o lavorativo. Lo spirito guida ti dice: sii audace nel muoverti e ciò che oggi lasci dietro diventerà il tuo sostegno domani. Ok? Bella, bellissima. Vediamo cosa ti dicono queste carte. Cosa ti dice l'oracolo? Informati meglio, la situazione richiede un approfondimento. Allora, a questo è un momento di transizione per te. Magari ti puoi trovare davanti a delle situazioni in cui non sai bene cosa fare, no? Allora, tutto quello che ti appesantisce devi lasciarlo cadere. Informati meglio, questo è il senso. Ok, cos'altro? E ci saranno le buone notizie che sì, eccole. Una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Laddove non sai cosa fare, ti arriverà l'illuminazione o la novità che illumina il cammino, ok? Vediamo cos'altro. Osserva con attenzione quello che cerchi davanti ai tuoi occhi. Molti di voi non state vedendo delle opportunità, delle cose che vi servono, che volete, che sono davanti ai vostri occhi. Questo è un messaggino spot dello spirito guida, magari state cercando oltre, forse davanti ai tuoi occhi. Questa carta è emblematica, io quello che vedo qua è che quello che ti arriva è veramente un'opportunità concreta che forse ce l'avevi già davanti. Poi mi farete sapere, vediamo cosa ti dice quest'altra. Ti vedo, empatia, bellissima questa carta, è un modo di dire ti amo però in modo più profondo, no? Il vedere l'anima dell'altro, no? Chiunque l'altro sia. Hai toccato i miei sensi sì nel profondo, vedo che tu esisti. E non tento di trasformarti in qualcosa di simile a me, ma vengo ad incontrarti nel tuo spazio sacro. Esprime la piena connessione con l'altro, saperne percepire l'essenza, la natura interiore e dunque l'anima. Io ti dico una cosa. Si apre a varie interpretazioni, ma c'è solo un'interpretazione che poi funge da caposaldo per tutte le altre. Questo è il tuo amante mistico. E soprattutto è riconoscere il tuo talento, la tua vocazione e la tua missione, che è in ogni cosa che fai ogni giorno. Facendo questo, il tuo amante mistico e gli spiriti, che sono la stessa cosa, ti vedono realizzando queste grandi opportunità davanti ai tuoi occhi. Ci sono anche delle persone che riconoscono esattamente la tua essenza, la tua anima, però tu forse non te ne accorgi. Possono esserci delle persone che ti portano delle buone notizie che non ti aspettavi, che erano lì proprio davanti ai tuoi occhi. Però il senso profondo è dell'amante mistico questo. Riconosci il tuo amante mistico, cioè la tua essenza vera, che la vedi attraverso le tue passioni, i tuoi desideri, i tuoi sogni, e portala avanti. Togliti i fardelli che pesano, che non ti fanno avanzare in tal senso. Allora, in quel senso, tu inizi a vederti e anche l'altro ti vede, chiunque l'altro sia, in qualsiasi tipo di rapporto, di relazione, d'accordo? Sì. Ok, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia, o solo per le questioni riguardanti la parte dei sentimenti, anche Luna e Venere in bilancia, andiamo a vedere cosa ti sta per accadere il messaggio dell'amante mistico, ossia dello spirito guida, in tal senso, per te. Vediamo. Bilancia. Allora, vediamo. Cavaliere di spade, 2 di spade,
là là, è l'eremita. Quello che vedo è che in questo periodo, da quando guardi questo video, che è sempre valido, senti una spinta a prendere posizione e a chiarire ciò che ti è ambiguo. Il Cavaliere di Spade qua indica un'energia rapida, una mente brillante, pronta ad agire, come se stessi tagliando il superfluo, affrontando discussioni, chiarendo delle situazioni complesse, forse anche con delle decisioni rapide che riguardano o il lavoro o i rapporti o i progetti. Nonostante questo, vedo che questa spinta potrebbe essere impulsiva, no? E l'amante mistico che il tuo spirito guida ti invita a non muoverti soltanto con la testa, ma anche con il cuore, va bene? Il 2 di spade, infatti, qua mi mostra che sei davanti a una scelta difficile, forse, dove non puoi ancora vedere tutto chiaramente. Non lo so, forse hai davanti due strade che sono ugualmente valide, oppure c'è un conflitto tra ciò che vuoi e ciò che senti di dover fare. Ok, questa carta ti invita a fare silenzio, ad ascoltare il tuo intuito e attendere il momento giusto per decidere. Per esempio, sul piano concreto potrebbe essere una scelta tra due opportunità lavorative, oppure una scelta tra due modalità di affrontare una relazione, oppure due direzioni di vita che richiedono ponderazione. Ed ecco qui che entra in gioco l'eremita e ti dice come fare. L'eremita è la guida, ti dice che la vera risposta non si trova fuori, ma è dentro. Potresti sentirti attratta o attratto dalla solitudine, dal tempo per riflettere, per capire quale sia la strada che risuona di più con la tua anima. Cioè, spiritualmente l'eremita è un invito a ritirarti temporaneamente dal rumore esterno e a cercare chiarezza e verità nel silenzio. Cioè, questo è un periodo in cui il discernimento e la saggezza interiore saranno i tuoi più potenti alleati, mi dice. Quindi rispetto a ciò che ti sta per accadere, vedo che nei prossimi giorni dovrai affrontare delle decisioni importanti, anche forse con una certa urgenza o pressione. Vedo che c'è movimento rapido intorno a te, però il tuo passo deve essere calcolato, cioè la fretta può portare errori, ti dico, ok? Se sul lavoro questa cosa, una questione potrebbe richiedere dei chiarimenti rapidi, determinazione, però prima di agire è importante ponderare le conseguenze, ok? Invece nelle relazioni, di qualsiasi natura siano, potrebbe esserci qua la necessità di mettere dei limiti, cioè anche di dire la verità o prendere una decisione delicata. Comunque ti dico una cosa, il messaggio più profondo è questo, che ogni risposta si trova dentro. Cioè non cercare l'approvazione o la conferma dall'esterno, l'eremita parla chiaro, è dentro. Quindi il periodo che si apre, i giorni che si aprono sono ideali per riflettere, fare silenzio, raccogliere informazioni, ascoltare la tua voce interiore. Hai tante meditazioni sul canale per farlo. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, quella ti porta subito alle intuizioni. La trovate qui sotto, la pratica dei 21 giorni. Mi dice che quando prenderai la decisione giusta sarà chiara, non sarai indecisa, sarai sicura, in armonia col tuo percorso, ok? Guarda, è come se il tuo amante mistico stesse dicendo in questo momento che ti sta guidando. Ti dice non temere di fermarti. Non temere di fermarti e di guardare dentro di te, perché la verità che cerchi non è fuori, è un lume dentro al tuo cuore. E l'amante mistico ti dice che ti sto accompagnando nel silenzio. Ti insegno che discernere è più potente di reagire. Cioè ti dice scegli il tuo cammino come chi sceglie la luce, ossia con pazienza, chiarezza e fiducia. Quindi quello che vedo è che entri in un periodo di scelte e chiarimenti,
con movimento e decisioni veloci ma necessarie. È un momento di introspezione questo, di discernimento, cioè ascoltare l'intuito sarà fondamentale per agire correttamente, non le voci fuori o della mente. E l'amante mistico ti ricorda che la vera forza non è nella fretta, ma nel silenzio e nella luce che porti dentro. Wow! Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Il perdono. Dice, se vogliamo cambiare è necessario perdonare il nostro passato. Questo è quello che ti insegno sempre, no? Anche con la formula pentacolare. Fatela, ragazze e miei ragazzi, per prendere la decisione giusta. La formula pentacolare la trovate nel mio video Magia Pratica, forse 10 o 11, non mi sto ricordando. C'è scritto la formula pentacolare, perché le decisioni che devi prendere qua sono decisioni importanti che poi realizzano un certo futuro. Se la prendiamo sulla base di vecchi schemi, riprendiamo sempre le stesse decisioni, cioè non cambiano mai le cose. E qua ti viene chiesto invece la luce interiore. Ok, perdonando ci liberiamo da un peso, il peso della sofferenza che portiamo in noi. Perdonare significa pacificare gli spiriti perturbati che sono la manifestazione degli eventi che ci sono stati nel tuo passato. Ok. Quando non riesci a perdonare non fai altro che mettere una pietra nel tuo zaino. Più pietre ci saranno, più faticoso sarà il tuo cammino. Quando inizierai a perdonare, le pietre scompariranno e tutto sarà più leggero. E mi confermo con questo eremita che prenderai le decisioni giuste. Ok? Prima fai la formula pentacolare, prima prendi una decisione. Ok? Vediamo cos'altro. Più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro. È proprio l'eremita qua, non devi avere fretta per vedere i risultati delle tue azioni, vabbè, di queste decisioni che prenderai. Pensa ad altro, cioè focalizzati sul momento presente. Domani, guarda quante carte di stai tranquilla, domani, più avanti, no? È necessario che tu pacifichi le immagini perturbate del tuo passato. Ripeto, formula pentacolare, vi spiego tutto anche per le ragazze nuove, e vedrai che i risultati delle tue azioni che andrai a fare saranno completamente diversi dal passato. Va bene? Ok, detto questo, ragazzi miei ragazzi, ti faccio un grande in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione, o solo per i più esperti le questioni riguardanti i sentimenti anche Luna e Venere in Scorpione. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere e qual è il messaggio dell'amante mistico rispetto a quello che accade. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, vediamo. Cosa ti sta per accadere? Qual è il messaggio dell'amante mistico? Scorpione. Vediamo. 10 di spade a cipicchio, una bella chiusura karmica qua. Bellissimo, apertura emotiva, fante di coppe. E il 5 di bastoni. Adesso ti spiego. Le carte mi stanno dicendo che ultimamente hai vissuto dei momenti difficili o di stress o di delusione. Il 10 di spade qua mi dice che un ciclo doloroso o un fallimento o una fine drastica te la sei messa ormai alle spalle. Può trattarsi o di una relazione che si è conclusa o di un progetto che non ha funzionato oppure di una situazione lavorativa che ti ha lasciato un po' di amarezza. Questa carta però non è solo dolore, è la liberazione, perché ciò che finisce lascia spazio al nuovo. Quindi spiritualmente ti invita a riconoscere che il passato non ti definisce più e che il cambiamento è inevitabile ed è necessario, ok? Poi abbiamo un bellissimo paggio di coppe che arriva proprio come un vento di fede, di nuove emozioni, no? Mi dice che qualcosa di dolce, qualcosa di gentile, di stimolante entra nella tua vita in questi giorni.
Può essere o un messaggio, o un incontro, oppure un progetto creativo o una nuova opportunità che ti tocca il cuore. Questa carta ti invita a restare aperta o aperto, disponibile. Perché? Perché il mondo vuole offrirti qualcosa che guarisce e nutre la tua parte emotiva. Per esempio, sul piano concreto vedo che potresti ricevere delle notizie positive o un invito, un contatto importante, oppure anche un progetto creativo da seguire con entusiasmo, con curiosità. Poi il 5 di bastoni cosa mi dice? Che nonostante la rinascita ci saranno però ancora un po' di sfide o della competizione. Potresti affrontare delle tensioni sul lavoro, oppure dei contrasti con dei colleghi o dei collaboratori, oppure dei conflitti in ambito personale, mi dice. Mi dice che questo non è il momento di ritirarsi, ma di usare la tua energia in modo strategico. Questa battaglia qui, che può essere anche tua interna, è un'opportunità per affinare le tue capacità e crescere. Lo spirito ti dice che il conflitto è un maestro se impari a trasformarlo in collaborazione e miglioramento. Ok? Quindi quello che ti sta per accadere nei prossimi giorni, vedo che vivrai una fase di liberazione e apertura. Il passato doloroso si chiuderà definitivamente, portandoti una sensazione di sollievo, di leggerezza. Contemporaneamente arriveranno nuove opportunità emotive o creative. Un incontro, un progetto, un messaggio che risveglia in te l'entusiasmo, l'ispirazione. Però l'ambiente attorno a te potrebbe portare ancora dei piccoli ostacoli o delle sfide competitive. Serve un po' di pazienza, un po' di calma. Che ne so, potresti essere chiamata o chiamato a difendere le tue idee, a mostrare le tue capacità o a gestire un po' le tensioni. Quello c'è il rituale erotico sulla Kundalini, ragazze e miei ragazzi. Però sempre con equilibrio e intelligenza, mi spiego. L'energia generale qua mi dice che la rinascita arriva dal riconoscere il tuo potere, padroneggiare il cuore e affrontare le sfide con chiarezza e con calma. Sì. Se il tuo amante mistico dovesse parlarti, quello che ti direbbe dallo spirito di questi arcani è che ti direbbe ti ho vista o ti ho visto cadere e alzarti, no? Il tuo dolore ha aperto spazi che ora il cuore può riempire finalmente di luce. Non temere, ti dice, la competizione o le prove, perché sono specchi del tuo potere personale. Mantieni la calma, ascolta l'intuito e lascia che le nuove energie entrino proprio come acqua fresca in un fiume arido. Ti dice l'amante mistico: io sono accanto a te, nel silenzio dopo la tempesta, e ti guido verso ciò che nutre la tua anima. Ok? Perché quello che vedo proprio è che entri proprio in una fase di chiusura e rinascita, e nuove opportunità ci sono, dove il passato e il dolore qua si trasformano in energia creativa ed emotiva. Ci saranno delle sfide, però anche delle sorprese, anche delle possibilità concrete. E l'amante mistico ti ricorda che ogni ostacolo è maestro e ogni apertura del cuore è benedizione. Ok? Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo. La liberazione, te l'ho appena detto. Chiudi un momento difficilissimo qua, integri il dono. Dopo la morte, pazzesco, dopo la morte arriva la morte, che è il tuo archetipo poi, no? Dopo la morte arriva sempre la rinascita. Non è la fine, è solo arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo della tua vita. Questa carta concentra tutto quello che ti ho detto. Tutto. Vediamo cos'altro ci dicono questi oracoli. E no, non è il caso di continuare, lascia andare con serenità. È riferito al 10 di spade qua, lascia andare con serenità ciò che non ti appartiene più,
ciò che non ti appartiene più, liberati, zavorre, pesi emotivi, che sono soprattutto aspettative che abbiamo sugli altri e sulle situazioni. Sono le aspettative, il luogo comune, vanno banditi. E no, non continuare su alcune cose, qua mi dicono. Cos'altro? Hai la precedenza, la scelta è solo tua, dai priorità alle tue necessità. Non accontentare gli altri per paura o per bisogno. Prendi delle decisioni su quali siano le tue vere necessità. Ok. E fai a poco le cose, piccoli gesti, basta poco per sbloccare la situazione e dai valore ad ogni cosa. Questo ha a che fare con questo 5 di bastoni, no? Sapete già come agire, avete tutti i podcast sul canale, la pratica di 21 giorni sta portando risultati straordinari. La pratica di 21 giorni la trovate qua sotto. Quindi vedrai negli ostacoli dei maestri che ti apriranno la nuova via. Ok, bellissimo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario, e solo per quanto riguarda le questioni legate ai sentimenti anche Luna e Venere in Acquario, e in Acquario, in Sagittario, scusami. E andiamo a vedere adesso cosa ti sta per accadere, video sempre valido nel momento in cui lo guardi, e qual è il messaggio dell'amante mistico, spirito guida, rispetto a quello che andiamo a vedere. Forse state connettendo con qualche acquario, perché io non mi veniva. Per alcuni di voi. Vediamo qual è il messaggio, Sagittario. Allora, qual è il messaggio per te? 9 di denari è una bellissima carta. 2 di bastoni, pianificazione. E il 4 di spade, rifletti prima di agire. Allora, quello che sto vedendo è che questi giorni, questo periodo, ti mostrerà i frutti del tuo lavoro e della tua indipendenza. Perché il 9 di denari mi dice che stai raccogliendo ciò che hai seminato, che è la sicurezza economica, l'autonomia e i risultati tangibili. Io qua ti vedo orgogliosa o orgoglioso di ciò che hai costruito nella vita e puoi finalmente godere dei tuoi successi senza dover dimostrare più nulla a nessuno. Questa carta rappresenta la piena realizzazione personale, il piacere di vedere i tuoi sforzi trasformarsi in qualcosa di stabile e bello, cioè è stupendo. Praticamente se dovessi mettere una frase a questa triade, te la puoi godere, ok? Il 2 di bastoni qua mi dice che sei davanti a una scelta importante oppure a un nuovo progetto da pianificare. Non so, forse devi decidere se continuare lungo il percorso attuale o lanciarti in una nuova direzione, più audace, più visionaria, perché è come se hai raggiunto un certo limite qua, no? Un limite positivo. Qua vedo entusiasmo, possibilità di espansione, però è come se servisse un po' di chiarezza, no? Coraggio anche per valutare con saggezza quale strada intraprendere. Questa è la carta che ti dice, lo spirito ti dice, guarda lontano, oltre ciò che è già sicuro e progetta con lungimiranza la tua vita. E infatti poi arriva a sostegno di questo il 4 di spade, che è la pausa, la meditazione su questo, no? Perché ti vedo stare proprio bene, no? Ce la godiamo e poi che faccio poi dopo? Un po' così. È una bellissima stesa questa, ok. Questo 4 di spade arriva come una voce di pausa, di rigenerazione, no? Nonostante le conquiste, le scelte, è fondamentale prendersi del tempo per se stessi, per ricaricarsi e riflettere sulle decisioni future. Quindi vedo un breve periodo di riposo, un viaggio introspettivo, no? Oppure semplicemente la necessità di fermarti e valutare senza fretta. Cioè questa è una preparazione alla prossima fase. È quel silenzio che ti permette di agire con maggiore efficacia, con maggiore leggerezza, no? Quindi io ti dico, quello che stai per sperimentare, che ti sta per accadere, è una stabilità materiale e autonomia.
accompagnata dalla possibilità di nuove scelte strategiche. Potresti ricevere un'opportunità di lavoro qua, un progetto da avviare oppure un investimento personale che richiede ponderazione. Allo stesso tempo ci sarà per te un richiamo a prendere una pausa e a riflettere e pianificare, no? Così da non agire impulsivamente, insomma. Guarda, ti dico che la combinazione di queste carte ti dice che i successi sono tutti tuoi, ma per passare al prossimo livello serve equilibrio tra azione e riposo, tra entusiasmo e riflessione, va bene? Vedo che questi giorni è un momento in cui la tua saggezza interiore incontra proprio la concretezza esteriore. Cioè ogni passo ponderato porterà dei risultati duraturi nel tempo qua. E se dovessi farti la voce del tuo amante mistico ti direbbe questo, ti dice: ti guardo mentre contempli le vette che hai conquistato fino ad oggi e le strade che ancora non conosci. Godi dei frutti del tuo lavoro, ma non dimenticare il silenzio che nutre la mente e il cuore. Ti dice: io sono accanto a te nel vento che spinge le tue frecce. E ti ricordo questa cosa. La vera libertà nasce dall'equilibrio tra ciò che possiedi e ciò che scegli di creare. Respira, rifletti e poi vai. La prossima conquista ti attende ed è più grande di quanto immagini. Che dopo il 9 denari si fa solo verso il 10, no? Quindi stai vivendo una fase di realizzazione, ragazzi e miei ragazzi. Forse questa è la più bella stesa che ho fatto in questo momento. Piena realizzazione, indipendenza, nuove opportunità, con la necessità di pause riflessive per decidere direzioni future, no? Quindi lo spirito guida invita a godere dei risultati, a pianificare con saggezza e a muoverti con equilibrio e lungimiranza. Bella, bellissima. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Si vede che state facendo le pratiche, dei 21 giorni, tutto, ragazzi e miei ragazzi, si vede. Beh, sono veramente felice quando vedo queste stese. Vediamo. Il piano. Guardate se non è uguale al 2 di bastoni. Per pianificare i prossimi passi ti fai delle belle meditazioni. I 21 giorni già li state seguendo. Pianificazione e idee chiare. Per raggiungere il tuo obiettivo è giunto il momento di fare chiarezza sui passi da percorrere. Prendi carta e penna e scrivi il tuo obiettivo e tutto ciò di cui hai bisogno per raggiungerlo. Poi, un passo alla volta, agisci. Molto semplice, una bella cosa questa. Prendi carta e penna e scrivi il tuo obiettivo qual è. E poi io direi, più che scrivi tutto ciò di cui hai bisogno per raggiungerlo, no, non la scriverei così. Scrivi tutte le qualità che ti servono per raggiungere il tuo obiettivo. Questa è una pratica che facciamo nei rituali di yoga sciamanico individuali, ok? Scrivi il tuo obiettivo e poi scrivi le qualità che ti servono per raggiungerlo. Siccome tu quelle qualità ce le hai già dentro, altrimenti non le scriveresti, non le vedresti, allora contempla quelle qualità durante le tue giornate e invoca lo spirito di quella qualità, perché la qualità è uno spirito, è un Dio, come fosse accanto a te. Io ti onoro, io ti sento in me dimorante. Ok? Bellissimo. Vediamo cos'altro. Eh sì, guarda con occhi nuovi, cambia il punto di vista, troverai la risposta. Sì, qua guarderai le cose completamente in modo diverso. Ci sono dei sogni che guideranno la tua strada. Allora, quando fate dei sogni, non analizzate mai i sogni. Questo l'ho imparato quando ho iniziato yoga sciamanico. La psicologia immaginale, no? Hillman diceva che i sogni non devi analizzarli, ma devi chiedere allo spirito del sogno di guidarti nei tuoi passi, va bene? Ci saranno dei sogni che farai in questi giorni, anche di meditazione, sono anche sogni che fai, le visioni che hai in meditazione, questa carta, no? Chiedi allo spirito di quella visione di guidarti, che saranno le visioni relative alle qualità che ti servono da realizzare i tuoi obiettivi. Ok? Bellissimo.
Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno, o per i più esperti anche Luna e Venere in Capricorno per le questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere e qual è il messaggio dello spirito guida in base agli eventi e all'evento che ti accade, ok? Allora, è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Capricorno, vediamo. Bello, 3 di coppe, abbiamo festa qui, abbiamo un po' di pesi, un po' di responsabilità, 10 di bastoni, wow, e un cavaliere di denari. Allora, quello che vedo è che ti trovi in un momento in cui il tuo cuore ha bisogno di alleggerirsi, ha proprio bisogno di alleggerirsi il suo cuore qua, il tuo cuore. Qua mi dice che hai lavorato duramente, hai sostenuto anche chi ami e adesso la vita ti invita a condividere, a celebrare, a gioire dei piccoli successi. Cioè, questa carta mi parla di amicizie sincere, anche di collaborazioni feconde, anche di momenti di leggerezza che ti riconnettono proprio al piacere di vivere, hai bisogno proprio di leggerezza qua. Vedo che potresti ricevere in questi giorni un invito o una proposta oppure una riunione che riporta armonia e complicità nella tua vita sociale o familiare. È tempo proprio di aprirti qua a chi ti vuole bene, no? Il 3 di coppe, senza sentirti in colpa per il bisogno di festa, per il bisogno di avere qualche ora di relax, non devi sentirti in colpa perché hai lavorato già tanto, mi dicono. Ma il 10 di bastoni qua mi dice che anche spesso non riesci a dedicarti momenti ludici, di svago, no? Mi dice che ti sei caricato o caricato molto di pesi ultimamente, o comunque il 10 di bastoni parla di pesi. Qua mi dice che hai fatto tanto, hai spesso e spesso troppo, adesso ti senti stanca o stanco, forse fisicamente o mentalmente. Questa è la carta del fardello, no? Cioè porti sulle spalle dei progetti, delle responsabilità, dei sogni, anche degli obblighi che ti hanno temprato, sì, strutturato, ma anche logorato a volte, no? E questa carta ti ricorda che la forza vera non è nel sopportare tutto, no, ma nel saper chiedere aiuto anche, nel condividere il peso, no? Cioè, spiritualmente questa carta ti dice che sei vicino alla fine di un ciclo. Stai per arrivare in cima, ma devi lasciare cadere ciò che non è più necessario per andare su quella cima. E il Cavaliere di Denari porta la cura, la concretezza, è l'archetipo del costruttore, no? Colui che procede lentamente ma con fedeltà, con costanza. E questa carta mi mostra che i tuoi sforzi non sono vani. Cioè il lavoro che hai fatto sta portando risultati reali anche se i frutti maturano piano piano. Ok? Qua il Cavaliere di Denari potrebbe rappresentare una proposta professionale stabile che ti arriva, oppure una persona affidabile che entra nella tua vita in questi giorni, oppure un progetto che finalmente prende forma e solidità. Il Cavaliere di Denari è anche l'energia che trasformerà la fatica che hai fatto in stabilità e la dedizione che hai messo in qualcosa in ricompensa, no? Ti arriva questa ricompensa. Quindi nei prossimi giorni o settimane vedo che vivrai un momento di equilibrio tra sforzo e ricompensa, no? Dopo un periodo di intenso lavoro o di responsabilità, vedo che arriveranno delle occasioni di leggerezza, di socialità, di collaborazione, cioè qualcuno potrebbe offrirti un aiuto concreto oppure una proposta che alleggerisce un po' il carico, no? Può essere un nuovo ruolo o una collaborazione o un riconoscimento del tuo valore, ok? Molti di voi riceveranno delle buone notizie economiche o professionali che sono legate a un progetto a lungo termine.
Il Cavaliere di Denari ti incoraggia a proseguire con costanza in questi progetti, in queste cose, ma senza dimenticare di celebrare ciò che hai già costruito fino adesso, no? Non fare solo lavoro, ok? L'energia qua del 10 di bastoni ti dice: sei quasi arrivato, non mollare, ma alleggerisci il passo, piano piano. Cioè è un tempo in cui la perseveranza viene premiata, purché tu non ti perda nel dovere quotidiano e ti ricordi la gioia che ti ha spinto a iniziare, va bene? Sì. Cioè, se ti dovessi parlare con le parole del tuo amante mistico, sposa celeste, spirito guida, ti direi che ti vedo mentre porti sulle spalle il mondo e credi di doverlo sorreggere da solo. Ma io sono accanto a te, nel canto di chi ti ama, nella mano che si tende quando ti fermi. Sono sempre io che te la tendo, anche se è una persona anche che non conosci che te la tende, sono sempre io. Allora lascia che la gioia ti attraversi, anche solo per un momento. La tua forza non è nel peso che sopporti, ma nel cuore che sa quando è tempo di condividere. Cammina piano. Il tuo cammino è sacro e ogni passo che fai lascia traccia di luce sulla terra. Questo ti dice. Fatevi la danza del piacere, ragazzi miei ragazzi, tra un impegno e l'altro. La danza del piacere che trovate nella playlist yoga sciamanico perché vi darà quello che vi serve, ok? Quindi tu entrerai qua in una fase in cui il lavoro troverà stabilità e riconoscimento, però serve alleggerire il carico qua e ritrovare la gioia di vivere e di condividere, amici, famiglia. L'amante mistico ti ricorda che la vera forza è nell'equilibrio tra dedizione a ciò che devi fare e piacere, tra le responsabilità che hai e l'amore. Presto arriverà un aiuto o una conferma concreta che ti farà capire che non sei solo nel tuo cammino. Ok? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. La nascita, celebrazioni, eventi. Cioè, guardate come si parlano tra loro tarocchi e oracoli. L'equilibrio è tra dedizione a quello che devi fare e il piacere. Condividiti, la gioia di vivere, prenditi qualche tè in più, un aperitivo in più, condividi con le persone che ti amano, va bene? E qua ti dice che i semi che hai piantato stanno germogliando, e tu l'ho anche detto, e presto nascerà il tuo raccolto. Questa carta può anche semplicemente significare una celebrazione imminente, come un matrimonio, un anniversario, una nascita o un contratto. Alleggerisci perché ciò che hai seminato sta arrivando, va bene? Ok. Cos'altro ti dicono queste altre carte? Guarda con occhi nuovi le cose, non troppe responsabilità, carichi, pesi, guarda le cose con occhi nuovi. Guarda, la danza del piacere è proprio indicata con questa triade di carte. La danza del piacere, fatevela ragazze mie, quanto più potete, fatevela, perché i prossimi 7-8 giorni, vedo soprattutto, sono importanti che voi facciate quella pratica. Sei potente, cioè arriva sta carta ti ammutolisce, vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno, questo è proprio l'oracolone per te. Bellissima carta in chiusura e non aggiungo altro. Ti faccio grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario o ascendente Acquario o solo per i più esperti e le questioni riguardanti i sentimenti anche Luna e Venere in Acquario. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere e qual è il messaggio dell'amante mistico spirito guida in quello che ti accade nei prossimi giorni. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, Vi ricordo di guardare sempre l'oroscopo del mese corrente, ragazzi e miei ragazzi, dove vi spiego tutto e c'è il percorso iniziatico mensile per te.
Acquario, cosa ti sta per accadere? È il messaggio dell'amante mistico o spirito guida, che è la stessa cosa. Allora, bam bam, l'imperatore abbiamo. Wow, fante di coppe e il 5 di denari. Allora, ti spiego. Vedo che il tuo imperatore interiore è stato al comando per molto tempo. Cioè, vedo che hai dovuto prendere delle decisioni, hai dovuto gestire delle responsabilità, hai dovuto mantenere una certa struttura solida anche quando intorno a te tutto sembrava incerto. Vedo che hai costruito, che hai pianificato, che hai controllato. Forse anche hai protetto troppo la tua vulnerabilità dietro una corazza di efficienza e lucidità. L'imperatore qua parla di forza, di disciplina, ma anche di un cuore che ha bisogno di ammorbidire le proprie regole per tornare a sentire. Ed ecco che entra in scena il fante di coppe. E il vento cambia. Qua arriva per te qualcosa o qualcuno che riapre il canale del sentire, della dolcezza, dell'ispirazione. Può essere un messaggio, può essere un incontro affettuoso, può essere un piccolo segno d'amore o di amicizia che ti tocca in profondità. Cioè, sul piano concreto potrebbe manifestarsi come una persona più giovane o più emotiva che ti porta un messaggio sincero. Oppure sul piano concreto questa cosa di dolcezza e di ispirazione si manifesta con un'occasione di esprimerti in modo creativo, seguendo l'intuizione e non la logica. Questa carta ti invita a riscoprire la meraviglia, a ricordare che la vera autorità nasce da un cuore capace di compassione. E poi abbiamo un 5 di denari che ti mette davanti a una prova di fiducia, la prova di fede, di fiducia. Potresti sentirti temporaneamente sola o solo, o in difficoltà economica oppure in difficoltà energetica, oppure ti potresti sentire esclusa o escluso da un contesto che prima ti dava sicurezza. Non so qual è del due. Questo non è un abbandono reale, è una lezione spirituale, cioè l'amante mistico ti dice che questo momento serve per ricordarti che il calore non si trova nel controllo, ma nella connessione. Il vero potere non è nell'imperatore, ma nell'aprire la porta del cuore a quello che ti accade, qualsiasi cosa sia. Non puoi avere tutto sotto controllo, perché le emozioni, le idee, gli eventi sono incontrollabili, sono dei, appunto, non hanno bisogno di chiederti il permesso per arrivare. Quindi il vero potere non è nel controllo, non è nell'analisi, nel dominio, ma nell'aprire la porta del cuore. Quindi ciò che ti sta per accadere è che nei prossimi giorni sarai chiamata o chiamato a bilanciare il rigore, tu hai un certo rigore, con la sensibilità. Qua arriva un evento, oppure una persona o una situazione che toccheranno delle corde emotive profonde, spingendoti a uscire dal ruolo del capo o da colui che gestisce, che organizza tutto, per tornare ad ascoltare il bambino interiore. Fatevi la pratica risveglia il tuo potere occulto, oscuro, con la bambina interiore, il bambino interiore, ragazze mie, ok? La trovate nella playlist yoga sciamanico. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni è bene così, tanto sapete che dovete fare. Quindi allo stesso tempo ci potrà essere una fase di incertezza economica o relazionale qua. Cioè ci potrebbe essere un momento in cui ti sentirai un po' fuori da un sistema o in cui dovrai fare i conti con la vulnerabilità, mi dicono. Ma questa fase è quella che porta a guarigione. Il fante di coppe trasforma il senso di mancanza in apertura, in dono, si dà queste emozioni, no? E ti dico anche che potresti ricevere un aiuto inaspettato da qualcuno, una parola gentile, un sostegno spirituale o materiale anche da parte di qualcuno che ti fa comprendere che non sei solo. E ciò che sembrava una perdita diventa un nuovo inizio, questo denaro qui, un nuovo inizio più autentico e coerente con il tuo vero sentire, meno rigido, ok? Se dovessi
essere la voce del tuo amante mistico, spirito guida, ti direi questo. L'amante mistico ti direbbe: amore mio, non serve controllare tutto per sentirti al sicuro, perché la tua vera forza è nel cuore che osa aprirsi anche quando ha paura di essere ferito. Allora ti dice: lascia che il vento dell'amore entri nelle stanze che hai tenuto chiuse per troppo a lungo. Si guardano, vedi? Io sono lì, tra i battiti incerti, tra le mani tese che ti offrono calore. Accetta di ricevere e la tua autorità si trasforma in grazia. Molto poetico questo messaggio, eh? Allora, in sintesi, in questi giorni vivrai un passaggio dal controllo alla sensibilità, tra responsabilità e apertura emotiva. Può esserci un momento di mancanza o di fragilità qua, però anche un dono nascosto qui c'è, che riapre il cuore e riporta calore nella vita. E l'amante mistico ti dice: lascia che la vita ti tocchi. La tua grandezza non è nell'armatura, ma nel cuore che accoglie, uketamo, ok? Molto profonda questa stesa ci picchia. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Le sfide, infatti, si riferisce a questo 5 denari. Quando la vita ti mette in ginocchio, tu non lamentarti, ma accoglila. Tac, che ti ho detto? Chiedi cosa puoi imparare, come può aiutarti a crescere, come diventare migliore. Cioè, praticamente, quando arriva un'emozione, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Tristezza, malinconia, abbandono. Se sei qui con me, voglio esserne all'altezza. Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Perché stiamo passando dalla necessità di controllare le emozioni a volte, analizzandole, cercandole di darle un significato logico, alla vulnerabilità, perché questa è la chiave del tuo vero potere. Ok, vediamo cos'altro ti dicono questi qua. Lasciati sorprendere, apriti al nuovo e non dare niente per scontato. Non dare niente per scontato. Tutto accade adesso e tutto è nuovo. Ti sorprenderà qualcosa qui. Avrai dei sogni rivelatori in merito. E poi, ragazze e miei ragazzi, che ti devo dire? Sei potente, vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno. Non farti influenzare da nulla e nessuno. Sei potente, gli altri ti seguiranno. Bellissimo. Wow, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci oppure ascendente pesci, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in pesci per le questioni soprattutto riguardanti i sentimenti e le emozioni. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere e qual è il messaggio dell'amante mistico, nonché spirito guida per te. Allora, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, Allora, pesci. La regina di bastoni, 7 di denari, raccogli i frutti del tuo magnetismo qua, e l'imperatore. Ok, allora, la regina di bastoni qua mi parla della tua energia creativa, cioè del tuo carisma naturale, della capacità di guidare con passione, con autenticità, no? Questa carta mi dice che hai dentro di te la forza di chi sa illuminare il proprio cammino e quello degli altri, in modo sicuro e con calore. Questa carta mi mostra che ora è il momento di prendere l'iniziativa,
di osare con decisione, di far emergere la tua capacità di leadership senza paura di essere vista o visto, ok? Decisioni. E sul piano concreto questo può significare, per esempio, avviare un progetto tuo, oppure proporre un'idea, oppure guidare un gruppo, o semplicemente esprimere la tua creatività in modo visibile, insomma, ok? Cioè non temere di esporti. E il 7 di denari porta il messaggio qua della pazienza e anche del raccolto atteso. Cioè cosa vuol dire? Ciò che hai seminato sta per dare i frutti, ma serve ancora un po' più di pazienza e osservazione. Non tutto è immediato. E la vera magia è imparare a vedere i progressi invisibili mentre il seme cresce sottoterra. Cioè, spiritualmente questa carta dice che i tuoi sforzi, tutti quelli che hai fatto, non sono andati persi. Ogni passo che hai fatto ti sta preparando la piena realizzazione. Potresti sentire un po' di frustrazione perché i risultati non sono ancora completi. Sì, ok, ma il messaggio è chiaro, cioè persevera e resta concentrata sul tuo scopo, ok? L'imperatore è qua dalla concretezza, cioè dopo l'impulso creativo della regina di bastoni e la pazienza del 7 di denari, l'imperatore ti mostra che il tuo lavoro e le tue azioni stanno creando una struttura solida e duratura. Questa carta conferma che ciò che stai costruendo adesso diventerà stabile, riconosciuto e rispettato, sia sul piano materiale che spirituale. Sul piano concreto può indicare una nuova posizione di responsabilità che avrai, oppure un progetto consolidato, oppure la possibilità di guidare con autorevolezza ciò che hai creato. Va bene? È bellissima questa stesa, sì. Quindi ti dico che nei prossimi giorni o settimane vedrai emergere della tua forza e della tua autonomia. Le iniziative intraprese con passione inizieranno a dare frutti concreti e le relazioni o collaborazioni saranno più stabili. È possibile che tu riceva dei riconoscimenti oppure delle opportunità di leadership o delle manifestazioni tangibili del tuo lavoro e della tua dedizione. Però una cosa, il 7 di denari ti ricorda che alcuni risultati richiederanno ancora cura e pazienza, quindi non avere fretta perché il raccolto arriverà al momento giusto. Alcune cose le vedi, ma gli altri richiedono un po' più cura e pazienza, ok? L'imperatore è la promessa, cioè assicura che la tua azione cosciente e organizzata trasforma i semi in realtà concreta, permettendoti di consolidare ciò che ami e proteggere ciò che stai costruendo. Va bene? Sì. Allora, se dovessi parlarti con le parole del tuo amante mistico spirito guida, ti direi questo. Ti osservo mentre intrecci il fuoco della tua passione con la pazienza della tua anima. Io sono accanto a te e vedo il seme che hai piantato crescere sotto il sole e sotto la pioggia. Non temere di guidare, non temere di agire. La tua forza è nel cuore che osa e nella mente che costruisce. Ogni gesto che compi adesso crea una struttura duratura e io cammino accanto a te a ricordarti che sei potente e amata o amato. Bellissimo. Quindi entri in una fase di azione consapevole, di pazienza e stabilità concreta. Le tue capacità creative, la tua intuizione si manifesteranno nel mondo totalmente e ciò che hanno seminato in passato sta per dare frutti tangibili. L'amante mistico, spirito guida, ricorda che la vera forza nasce dall'equilibrio tra passione, pazienza e disciplina. Ce lo diciamo sempre, no? E che ogni passo fatto con consapevolezza costruisce il futuro che desideri. Bellissimo, ragazze mie e ragazzi, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli.
lo scopo spirituale. Ah, ci picchia. Quello che stai facendo adesso ha a che fare con uno scopo più profondo, con il cammino tuo spirituale proprio. Ciò che stai attraversando ora fa tutto parte del processo della tua anima. Sei sul tuo percorso karmico e stai andando nella giusta direzione. E le scelte che fai ora, guarda un po' che te l'ho detto già, sono importanti per la tua crescita personale e per le lezioni di vita. Tieni a mente i tuoi obiettivi. Ok, ragazzi miei ragazzi, quello che state facendo adesso, che state costruendo questo progetto, questa cosa, fa parte del tuo percorso karmico e dharmico, cioè del tuo cammino spirituale. Esattamente ti trovi dove devi essere. Continuate. Ricorda che la vera forza nasce dall'equilibrio tra passione, pazienza e disciplina. Perché ogni passo fatto con consapevolezza costruisce il futuro che desideri. Va bene? Bellissimo. Cos'altro ti dicono queste? Credi in te stessa o in te stesso e basta. Osa. Quante volte ti ho detto osa qua? Sei più forte di quanto credi. Osa. Va bene? Cos'altro? Ascolta il tuo cuore e basta e osa. Prenditi del tempo e infatti il 7 denari ti farà prendere del tempo. Sintonizzati sulle tue emozioni e osa, credi in te e basta. Ok? Wow, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Concludo qui e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!